Col de Nivolette, ragazzi, cioè, ditemi voi se non è il più bello d'Italia. Io questo lo eleggo il più bello d'Italia, cioè è meraviglioso, ragazzi. Ragazzi, benvenuti e bentornati su questo nuovo video. Niente, volevo dirlo veloce, mi piaceva l'idea. Amici, questo weekend lungo, perché oggi è 13 agosto, faremo un giro del Piemonte, della Val d'Aosta, e arriveremo in Francia. Faremo il Col de Nivolette il primo giorno, poi faremo il Col de l'Iseran, che è la strada più alta d'Europa, il secondo giorno. Il terzo giorno piove, quindi vedremo. L'idea è quella di fare il Col dell'Agnello, che è la seconda strada più alta d'Italia, dopo lo Stelvio. Ricordiamo che lo Stelvio è secondo solo al Col de l'Iseran. Il nostro soggiorno prevede la sosta notturna ad Avigliana, vicino Torino, dove abbiamo prenotato un bed and breakfast a buon prezzo per 2 notti. Il Ferragosto rientreremo verso casa. Come vi dicevo, il meteo non promette bene e quindi vedremo se riusciremo a fare il Colle dell'Agnello oppure se rientreremo attraverso le Langhe. Insomma, dovremo trovare una strada comoda e non tanto piovosa verso Pavia. Per cui, amici, mettetevi comodi, benvenuti o bentornati sul canale Yomo Cree. Questa volta lo dico con calma e andiamo a vedere questi panorami meravigliosi insieme. Siamo in viaggio, amici, e siamo diretti al Col de Nivolette. Stiamo a Opera, questo tratto di praticamente statale che congiunge Pavia Milano agli autovelox a sistema Tutor, 70 km/h, cruise control e via. Adesso prenderemo le tangenziali che ci porteranno verso la zona di Torino, devieremo per Ivrea e a Ivrea usciamo e seguiamo per praticamente Ceresole. Faremo una tappa a Noasca dove c'è una cascata meravigliosa e successivamente arriveremo al bellissimo e magico Col de Nivolette. Tra le altre cose vi spoilerò una questione che stiamo affrontando con Veronica. Abbiamo praticamente trovato una moto che può fare al caso nostro e forse venderò la X Diavel, ma non vi anticipo nulla, vedremo nei prossimi giorni quando saprò qualcosa di più concreto. Siamo entrati nella Valle dell'Orco, Gran Paradiso, 29 km a Ceresole Reale, che è ai piedi del Colle del Nivolette. Come vi dicevo, faremo una sosta tecnica alla cascata di Noasca, sperando di riuscire a trovarla, perché non è proprio un posto conosciuto, quindi è un posto particolare, diciamo, da scoprire, che ho scoperto grazie a Macho Max, canale YouTube, grandissimo Max. E praticamente sulla strada che porta al Col de Nivolette incontreremo questo comune di Noasca e sulla statale bisogna parcheggiare e salire a piedi per qualche centinaia di metri, dove poi appunto c'è questa cascata favolosa dal quale si riesce a passare addirittura dietro l'acqua. Allora, il panorama già da qua in poi inizia a essere meraviglioso, ma quello che mi preoccupa sono quelle nuvolette là sopra. Spero che quando arriveremo sopra ci sia la vista che auspico di vedere. L'anno scorso siamo venuti a fine settembre, primi di ottobre, e praticamente eravamo in mezzo alla nuvola e quindi ci siamo ripromessi di tornarci in una giornata di sole
oggi avevamo visto il meteo, era praticamente limpidissimo qua in Val d'Aosta, eppure qualche nuvola sui picchi delle montagne c'è, per cui speriamo bene, perché ovviamente se vai su a 2700 metri è facile che ci siano dei banchi nuvolosi e ti precludono, diciamo, tutto il panorama, è un peccato. Oggi è una giornata gradevolissima, la temperatura non si è mai alzata da stamattina perché abbiamo cambiato livello di quota e siamo a 22 gradi. Queste montagne sono piene di bosco, tutte verdi. Ok, eccoci a Noasca. Ragazzi, la salita è molto ripida, ma guardate che spettacolo! È una meraviglia! È un salto d'acqua di oltre 20 metri, bellissimo. Vero? Attenzione alla testa qui. Mamma mia ragazzi, è meravigliosa. Poi c'è un po' di fango, bisogna stare attenti che si scivola, e siamo praticamente in una grotta con l'acqua che gocciola alle spalle della cascata. Oh, Madonna, che meraviglia! È uno spettacolo ragazzi.
ragazzi, bisogna stare attenti a scivolare che c'è un po' di fango, ma guardate che cosa non è. Volevo farvi vedere anche un attimo il sentiero, perché è abbastanza ripido, ma è una roba di 10 minuti, un quarto d'ora. Sì, forse Neanche. E si va su ripidi. Vieni tesoro, vieni in video anche tu. Se poi l'ho fatto io sto sentiero potete farlo tutti, fidatevi. È vero. Perché io non ho fiato in questo caso, quindi. Comunque ve lo inquadro, praticamente tutto fatto a scalini, come vedete, anche dietro di noi, tutto scalini. Sono abbastanza alti, però piano piano, Anche chi ragazzi, non è allenato, dai, ce la può fare. Ma è veramente breve come tragitto, quindi. vale la pena, veramente. Allora, il sentiero si imbocca sulla strada principale, vedrete un parcheggio sulla sinistra andando verso il Col de Nivolet e una chiesa sulla destra. Bisogna costeggiare la chiesa, andare dietro la chiesa, e poi è segnalato sia da cartelli con scritto cascata, sia dai classici, le classiche bandierine che segnalano, contraddistinguono i percorsi diciamo alpini, quelle bianche e rosse, tipo la bandiera dell'Austria. E ragazzi, qua dietro di noi c'è questa meraviglia. Allora, qui siamo sul retro della chiesa, come vedete è segnalato sia qui che più avanti. Seguite queste bandierine, ragazzi, che sono praticamente sparse lungo tutto il percorso. Cascata vista, ragazzi, proseguiamo verso il Colle de Nivolet. Vero? Andiamo. Ed eccola qui, ragazzi. Eravamo là sopra. Iniziamo a salire. Sì, questi tornanti sono accomodanti. Qua ci passa un tir, Giro d'Italia Noasca. Più avanti ci sarà un lago alla nostra sinistra, che è quello di Ceresole Reale. E poi inizieremo a salire sul vero e proprio massiccio del Gran Paradiso per arrivare al Col de Nivolet. Guarda che roba! E il livello non è altissimo perché
No vabbè ragazzi, ma è bellissimo. Mi fermo un attimo. Meraviglioso. Qua siamo a Ceresole Reale ragazzi. Mamma mia, sembra di essere entrati nel West ragazzi. Ma che paesaggio è? Madonna mia, è lunare. Allora, qua la strada, diciamo la carreggiata si è ristretta un pochino, ovviamente salendo è sempre più impervia, però l'asfalto lo trovo in condizioni discrete per ora, siamo ancora sotto i 1000 metri. Stiamo a salire ragazzi. Madonna, guarda lì, pazzesco. No, è bellissimo. Ragazzi, questo è uno dei posti più belli che abbiamo in Italia sulle Alpi, davvero penso che sia forse anche più bello dello Stelvio, il Col de Nivolette. Mamma che colori spettacolari ragazzi! Ma dove siamo? In Avatar? Che colori meravigliosi! Cioè questo posto è favoloso! Guarda la sfumatura di viola fino a sopra! Madonna mia, ma che bello ragazzi, no, cioè sono senza parole. Là sopra c'è un ghiacciaio, cioè questo è il luogo che metto al primo posto ragazzi, è il mio luogo preferito. Poi adesso che arriviamo su vedrete
che cosa non è dall'alto con i due laghetti e la strada che lambisce la riva del laghetto. Cioè veramente, l'anno scorso l'avevamo fatto col nuvoloso, ma con il sole è veramente pazzesco, cioè è stupendo ragazzi. Tra l'altro qui la primavera durerà molto poco. L'anno scorso infatti a fine settembre questa fioritura non c'era, perché arrivano subitissimo temperature molto rigide. Qua saremo già quasi a 2000 metri e diciamo il passo in alto, la strada asfaltata arriva fino a 2670 metri, quindi sfioriamo le nuvole, siamo in cielo. Siamo in cielo ragazzi, siamo in cielo, che bello! Guardate la strada sotto. Madonna che meraviglia! Allora, sì, questa è la prima base, prima tappa. Siamo arrivati al primo step. L'anno scorso abbiamo pranzato in questo rifugio eccellente, c'è un menù fisso, mi pare 25-30 euro. La baracca si chiama, è veramente buono. E qui praticamente c'è il primo lago con la diga che fornisce praticamente acqua alla città di Torino e anche a parte del Piemonte della provincia di Torino. Qui d'inverno ovviamente è chiuso, non si può arrivare. Tra l'altro questa strada la domenica non è percorribile nemmeno nei giorni festivi. E quindi noi veniamo su il sabato, lavorando in settimana, l'unico giorno utile rimane il sabato. La chiudono ovviamente perché è un posto che negli ultimi anni hanno scoperto in molti e data la sua bellezza è facile capire come sia preso d'assalto, ragazzi, da turisti e giustamente scolaresche. È un posto veramente pazzesco. Ed eccoci qua, Lago Serru, 2275 metri. Praticamente questa diga è la diga che crea la formazione d'acqua che adesso vedremo fra un paio di curve. Apparirà alla nostra sinistra, eccolo lì. Questo è il primo laghetto, a quota 2300 metri ragazzi. Ed ecco arrivati al secondo laghetto, ragazzi, è prosciugatissimo. L'anno scorso praticamente la riva arrivava dove c'è ora la sabbia. Guardate com'è basso. Madonna che bello ragazzi. Allora questo ponte che adesso attraverseremo lo rivedremo dall'alto perché si prosegue, manca poco ad arrivare su al passo, e questo ponte praticamente dall'alto è qualcosa di meraviglioso e divide praticamente questo laghetto dalla valle sottostante. Guardate quella cascata. Ragazzi, qua il tempo sembra essersi fermato, cioè è una roba pazzesca la bellezza di questo luogo.
come si arrampica al 1260. Madonna ragazzi. My God. Madonna ragazzi, che affaccio. Oh, non c'è una nuvola, dai, ci sta andando bene. No, è pieno di scorci che, ragazzi, se venite assicuratevi che ci sia alta pressione, perché senza le nuvole è un altro posto completamente. La visuale cambia radicalmente, i colori si accendono e è tutto veramente più bello, più magico. Queste moto davanti a noi sono tedeschi, quindi ormai è un posto conosciuto anche oltre confine. Qui siamo vicino alla Francia e domani faremo il Col de l'Iseran, che è praticamente in linea d'aria a 2 km da qui. Però non ci sono strade percorribili asfaltate in moto, quindi scenderemo ad Avigliana dove dormiremo e saliremo dal Moncenisio e quindi lo prenderemo da un'altra parte. Il Col de l'Iseran che faremo domani è la strada asfaltata più alta d'Europa, 2776 metri credo, se non mi ricordo male, è una roba pazzesca. Anche lì bellissimo, ma non credo che eguagli con tanta bellezza, perché il Col de Nivolette io lo metto al primo posto. Questo è il punto panoramico ragazzi, adesso ci fermiamo e facciamo qualche ripresa. Cosa? No, ti sento. Oh, bla bla. Madonna ragazzi, guardate che posto. Col de Nivolette ragazzi, cioè ditemi voi se non è il più bello d'Italia. Io questo lo eleggo il più bello d'Italia, cioè è meraviglioso ragazzi, mai visto niente del genere. Mi entusiasma, cioè è una meraviglia sto posto. È vero? Pazzesco. X-Diavere si è comportata bene. Guarda dove ti ho portato X.
Ragazzi, ci siamo fermati in questa area di sosta con il tavolo e mangeremo un panino con questa vista Meraviglia. bellissima. Tra l'altro siamo a cosa? 2000? 2700 metri, 2600 e qualcosa. Quasi 3000, siamo in maglietta, cioè proprio si sta da Dio. Bellissima, no, la temperatura è a Meravigliosa. 20 gradi, ragazzi. Sì. Non c'è una nuvola e posto pazzesco. Buon appetito. Perché non piglia mai? Da Pian de Nivolet, 2500 metri, risaliamo al Col de Nivolet, oltre i 2600, dove c'era quella vista panoramica meravigliosa. Attraversiamo il colle, riscendiamo verso i laghetti e andiamo verso Torino. Ragazzi, qui ogni scorcio, ovunque ci si volta, c'è immagine di veramente paradiso. Non a caso siamo nel complesso del Gran Paradiso. Di fronte a noi il ghiacciaio, il poco ghiacciaio rimasto, quest'anno ha fatto caldissimo. Il flusso è abbastanza importante, c'è sempre gente che sale, che scende, ma il posto davvero, ragazzi, merita una visita perché è unico.
Eccoci qua, questo è il Col de Nivolette, 2612 metri. Qui è dove abbiamo pranzato, un panino al sacco, e dove c'è quella vista memorabile. Ducati X-Diavel, ragazzi, si comporta bene in montagna, il suo motore 1260 è sempre molto pronto anche ai bassi regimi, prima e seconda, anche in coppia con i bagagli, ragazzi, ha una potenza che sostiene anche le salite più ripide e permette di godersi la strada in sicurezza. Questo motore appunto mi ha veramente fatto innamorare di Ducati. Io ho avuto molti 4 cilindri, un monocilindrico Husqvarna Wittpilen 701 che adoravo, però aveva i suoi limiti ovviamente, soprattutto in autostrada e alle alte percorrenze, però nelle strade italiane con il misto stretto, Appennini, Alpi, diciamo che io personalmente prediligo il bicilindrico perché ha una risposta molto più pronta ai bassi regimi, spinge da subito, dai 2000 giri, 3000 giri hai subito potenza, e quindi ho voluto provare Ducati, e ragazzi, Ducati poi un 1260, questo è il motore di top di gamma, diciamo, e mi ha fatto innamorare letteralmente. Ducati X-Diavel è una moto veramente bella, ragazzi. L'unica pecca di questa moto è la sospensione posteriore, che è un po' secca perché lo spazio tra la seduta e la ruota posteriore è molto scarso, e quindi l'escursione dell'ammortizzatore è di soli 10 cm, diciamo le buche, le asperità si sentono tutte. Questo è un grosso difetto, però moto perfette, come abbiamo sempre detto, non esistono. E i pregi sono tantissimi. E un altro difetto può essere la scarsa capacità di carico bagagli. L'unica ditta che produce telai con borse laterali per X-Diavel è la Epco Becker, che è una ditta tedesca. Sono prodotti eccellenti, ma con il discorso appunto della scarsa altezza posteriore e le marmitte che sono in prossimità diciamo dei telai che si vanno a montare, lo spazio è molto poco e quindi non si può mettere una borsa laterale superiore ai 15 litri, e quindi 15 per parte, abbiamo 30 litri di carico bagagli più uno zaino che comunque è scomodo, anche se è uno zaino da 30 litri non si può caricare a pieno, e andiamo via sempre con al massimo 30 litri di capacità di bagagli, e capite bene che se si va via per una settimana o più è molto limitante. Anche per questo stiamo vedendo altre soluzioni, diciamo, anche se a malincuore mi dispiacerebbe vendere X-Diavel, ma ognuno poi deve vedere quello che ne fa, l'utilizzo che ne fa della moto, e sicuramente trovare dei compromessi. Intanto il panorama è sempre assurdo, veramente fantastico, ragazzi. Sotto di noi c'è quel lago che vedevamo dall'alto, adesso percorreremo la strada che lo costeggia, che lambisce le rive di questo laghetto color turchese. Devo dire che anche l'asfalto, il manto stradale, nonostante l'altitudine elevata, è in buone condizioni. Certo, sono carreggiata stretta e comunque curve molto strette, per cui bisogna mantenere un'andatura corretta, diciamo bassa, ma anche perché, ragazzi, guardate che vista che c'è, qua bisogna solo godersi il panorama, è mozzafiato.
Veronica, hai visto dove ti ho portato? Guarda quella cascata lì. Purtroppo Veronica non riesce a interagire, devo trovare una soluzione a questa, anzi scrivete nei commenti se avete soluzioni per poter parlare in due, perché l'unica che ho trovato è una soluzione Bluetooth con 2 microfoni Bluetooth da agganciare alla Insta360 che utilizzo per fare riprese frontalmente alla marcia della moto. Ma è molto dispendiosa, cioè praticamente questi moduli Bluetooth con i 2 microfoni costano intorno alle 200 euro tutto qua, e quindi è abbastanza impegnativo. Se avete soluzioni più intelligenti ed economiche, ragazzi, mi fa piacere se le condividete. Scrivetele nei commenti. Iscrivetevi ragazzi, mi raccomando, mettete un like, attivate la campanellina in modo che ogni volta che pubblichiamo nuovi video potete essere aggiornati e sostenerci nelle nostre avventure, in modo che possiamo di volta in volta riportare luoghi come questo, e non credo esistano più belli, sicuramente ne esisteranno diversi. Quindi ragazzi, iscrivetevi, eccoci che entriamo nella S della strada che lambisce il laghetto. Che meraviglia! Ragazzi, è uno spettacolo, è uno spettacolo. Salutiamo il Col de Nivolet, arrivederci. Non oso immaginare quanto sia buona la carne di queste mucche. Ma quanto è bello ragazzi essere qua a schivare le farfalle, a fare destra e sinistra tra un laghetto e una roccia millenaria, e con questa strada, madonna ragazzi, che meraviglia. Poi dicono: cosa ci provate ad andare in moto? Guardate qua, ma cioè ragazzi, tu puoi venire qua come vuoi, in macchina, in bici, ma la velocità, l'agilità, la possibilità di fare strade in giornata che ovviamente con altri mezzi non è possibile. Certo, bisogna rispettare i limiti, cercare di essere responsabili, perché la moto non perdona. Quindi ragazzi, mi raccomando, sempre testa sulle spalle. Dove ci sono curve cieche, sempre prudenza. Moderare la velocità, perché la velocità è quella che fa disastri a noi stessi ma anche agli altri, e poi per il resto la moto è qualcosa di unico. E comunque è anche un hobby molto molto costoso ragazzi,
negli anni. Io ormai ho 41 anni, lavoro da più di 20 anni e quindi riesco a sostenere certe spese, ma sono programmato e organizzato negli anni per riuscire a ottenere tutte le piccole cose che ho oggi, e quindi a coltivare le mie passioni, tra cui la moto. Guardate che cascata lì sopra. E comunque è una passione molto dispendiosa, per cui ragazzi iscrivetevi, sosteneteci, sostenete se vi piacciono i nostri video, se vi piacciono le immagini, se vi stiamo simpatici, iscrivetevi e attivate la campanella. Se invece vi stiamo antipatici e non vi piacciono le immagini, adesso ci metto un bip. Per i più ricchi, se qualcuno avesse migliaia di euro da donare, c'è anche l'indirizzo di PayPal, potete fare una donazione libera, cospicua o meno, che sicuramente, ragazzi, è ben accetta. Madonna mia, cosa si è aperto davanti ai nostri occhi. È imponente, ragazzi. È maestosa questa vallata. Sta aumentando il traffico, il pomeriggio viene su un po' più gente. Poi un'altra cosa che mi disturba proprio di YouTube è che non si può mettere le musiche, ma quelle che dico io, cioè cavolo, se uno fa dei video pazzeschi e ci vuole mettere i Guns N' Roses, i Metallica, gli Offspring, Pearl Jam, musiche, voglio dire, di un certo livello, non può, perché c'è il copywriting. Cioè, ma cavolo, ma liberate sta cosa. Cioè, uno in più che vi mette le canzoni, ve le diffonde, vi fa pubblicità, cioè fate un sistema diverso, che uno quando usa la musica pagate l'autore. No, sarebbe più intelligente e più proficuo anche per chi produce musica. Così uno fa dei bei video, mette bella musica, piacciono di più, e in più secondo me è più giusto anche per chi produce musica che uno possa guadagnare da ogni volta che uno usa la canzone. Guarda che campanile. Stavamo disquisendo con Veronica l'argomento YouTube, nel senso fare video che durano tanto oppure diciamo sintetizzare un attimo di più. Ci sono poi diverse tipologie di utenti. Io per primo, quando vado a vedere i video di YouTube di qualcosa che mi interessa, personalmente prediligo i video magari più corposi che durano anche 30 minuti ma anche un'ora, perché voglio magari approfondire e spesso i video più lunghi hanno maggiori contenuti. Quindi dicevamo, YouTube inoltre ha anche la possibilità di scorrere con la barra in basso, dove addirittura si può vedere anche i fotogrammi, le immagini di quello che poi si va a proporre nei video, per cui penso che la lunghezza sia relativa. YouTube è uno strumento intelligente che permette appunto di vedere, scegliere cosa vedere, quanto vedere, e non credo sia un problema fare video più lunghi o più corti. Poi certo non si ha magari sempre il tempo di dedicarsi a quello che interessa a ognuno di noi, però uno appena un attimo in più di tempo si mette comodo. E personalmente io mi guardo per esempio i video quando siamo andati in Sardegna, ho cercato video anche che durassero un'ora per capire le zone più belle, le spiagge migliori, e magari qualche dettaglio sulla Francia. Uno deve andare fuori, per esempio noi domani andiamo in Francia, mi sono documentato. In Francia in moto, ragazzi, ci vuole a bordo 1 chilometro, che
praticamente bisogna procurarsi un etilometro certificato a livello europeo che si trova su Amazon con pochi euro, 5-6 euro, si trovano i pacchetti proprio appositi, perché appunto in Francia ci vuole un etilometro a bordo che se ti fermano e te lo chiedono bisogna averlo, presentarlo, altrimenti si è in contravvenzione. E poi ci vuole il kit di primo soccorso. Anche questi sono kit che si trovano su Amazon a partire dai 10 euro in su, che hanno garze, forbicine, cerotti disinfettanti e lacci emostatici. Un kit di primo soccorso che non è una cosa stupida. Ovviamente quando si fa la patente lo si studia come intervenire ovviamente dove sia possibile, perché poi spesso ti dicono di non toccare eventuali feriti e di chiamare i soccorsi. Però ecco, in Francia appunto queste cose sono obbligatorie e quindi è bene saperlo, documentarsi e attrezzarsi, adeguarsi ai posti che si vanno a visitare. In Svizzera ad esempio non è obbligatorio il kit pronto soccorso, ma è obbligatorio avere a bordo un giubbotto catalinfrangente, un gilet catalinfrangente. Non è obbligatorio indossarlo, ma in caso di sosta su strada, si rimane in panne piuttosto che si buca, eccetera, bisogna avere appunto un gilet catalinfrangente. Questo per quanto riguarda la Svizzera. E quindi posto che vai, usanze che trovi, è bene sempre documentarsi. E YouTube secondo me è uno strumento fantastico che propone un ventaglio di argomentazioni svariate, differenti, con punti di vista diversi e quindi molto articolati. Per quello anche ho scelto YouTube come piattaforma, per proporre tutti i nostri ricordi, le nostre esperienze, le nostre avventure. Mi appassiona molto, mi appassiona anche l'ambito delle fotocamere, dei video, la fase di montaggio. Io sono un grafico pubblicitario e quindi adoro questo tipo di hobby, che poi si sposa benissimo con la moto. Siamo scesi e arrivati a Ceresole Reale nuovamente, ragazzi, frontalmente. L'inquadratura che prima facevo fatica a girare la testa e a riprendervi, adesso è spettacolare. Che meraviglia. Adesso ci fermiamo a fare una foto. Ragazzi, siamo quasi arrivati ad Avigliana, dove praticamente passeremo le 2 notti fino al rientro di Ferragosto. Abbiamo superato Torino da poco e adesso abbiamo preso la tangenziale che ci porta nella Valle di Susa. Eccoci qua, Avigliana, dovremo uscire a Avigliana centro. Abbiamo scelto Avigliana perché è un punto strategico in mezzo agli itinerari che andremo a fare in questi giorni, dal Col de Nivolet, il Col de l'Iseran e il Colle dell'Agnello. Quindi il Moncenisio, il Monviso e il Gran Paradiso. Avigliana rimane proprio in mezzo, diciamo vicino a Torino, e strategicamente ci è più utile. Siamo entrati in centro, ragazzi. Là in alto c'è un castello bellissimo. Credo sia l'antico castello di Avigliana, perché siamo proprio in centro. Non so se si vede in video. Sembra un anfiteatro romano sul colle. E invece dall'altra parte in fondo c'è una basilica sul picco di quel monte. Insomma, c'è cultura anche qua ad Avigliana.
ragazzi, abbiamo parcheggiato e praticamente il B&B è questo qui. Adesso vi faccio vedere. Si chiama B&B 900, giusto? Sì. Questo è l'ingresso del cancelletto. C'è un angolo tavolino. Poi si costeggia questo angolo che è molto chiuso, però si apre un altro giardinetto segreto tipo. Molto carino. E la stanza è questa qua. Guardate che bella. È bellissimo ragazzi, c'è tutto, c'è anche la TV. B&B 900. Ma guardate che roba, c'è la macchinetta del caffè, il forno a microonde, i tè, i bicchieri, le tazze. Veramente carino. La doccia è grandissima, in muratura. E il bagno è molto ampio, c'è tutto, anche il bidet. Top raga. Allora chiudiamo la serata in questo posticino vista lago. Siamo venuti a cenare, affamati, e poi andremo a dormire. Ci vediamo domani per il Col dell'Iseran. Amici, siamo arrivati a fine serata, a fine giornata. Oggi non ve lo dico neanche se vi è piaciuto. Col de Nivolet, bellissimo, troppo bello ragazzi, da fare. Una strada, un posto meraviglioso. Siamo ad Avigliana, abbiamo mangiato qualcosa, adesso andremo a riposarci e domani faremo il Col dell'Iseran, la strada più alta d'Europa. E vi salutiamo con alle nostre spalle i laghetti di Avigliana. Ciao ragazzi, al prossimo video. E ricordatevi che viaggiare è quella cosa che ti fa spendere soldi, ma ti rende ricco.